In questo tutorial parliamo di formati di file grafici. È un argomento che mi avete chiesto e cercherò quindi di rispondere ad una delle domande più frequenti fra chi si avvicina al mondo della grafica. Una volta terminato un progetto ci si chiede: in quale formato devo esportarlo? È un tema vasto e anche molto tecnico, ma cercherò di spiegare tutto in modo semplice. Troverete come al solito i capitoli per passare direttamente all'argomento di vostro interesse. Partiamo quindi dall'inizio, dalla sorgente, che è il cuore del progetto, contiene tutti gli elementi grezzi e modificabili, come i livelli, i colori, i tracciati, le trasparenze, insomma tutto ciò che serve per poter intervenire e modificare liberamente una creazione grafica. Il formato sorgente è specifico del software con cui si lavora ed è quello su cui si salva il progetto mentre è in lavorazione. Alcuni programmi permettono di aprire file sorgenti provenienti da altri software, ma la compatibilità non sempre è garantita. A volte si possono perdere dettagli, effetti o trasparenze, o peggio, non si riesce nemmeno ad aprirli. Vediamo quindi i vari formati sorgente più diffusi. Ogni software di grafica ha il proprio formato, ovvero quel tipo di file che conserva tutte le informazioni modificabili di un progetto. I più conosciuti è il formato AI, che è il formato sorgente di Illustrator, il PSD di Photoshop, e poi abbiamo i CDR di CorelDRAW, gli AF di Affinity, sia Designer che Photo, l'SVG, che è un formato emergente utilizzato da Inkscape, e poi l'XCF, che è il file sorgente di GIMP. Ovviamente questi sono solo alcuni. Possiamo suddividere i file sorgenti in due grandi categorie: formati proprietari legati a specifici software e aziende, e formati liberi, che sono formati più aperti e compatibili con diversi programmi. Qual è il vantaggio di avere il file sorgente? Qualità massima in ogni modifica, file completamente editabile, ottimizzato per le prestazioni del software con cui è stato creato, fondamentale per aggiornare o riutilizzare un progetto nel tempo. Gli svantaggi sono spesso file pesanti, possono dare problemi di compatibilità fra software diversi e talvolta la conversione può far perdere dei dettagli. Infine, un'altra distinzione importante è tra vettoriali e raster o rasterizzati. I vettoriali sono generati da formule matematiche e sono perfetti per la grafica scalabile. I formati vettoriali hanno il grande vantaggio della scalabilità illimitata senza perdita di qualità. Questo significa che possiamo ingrandire o ridurre un'immagine a qualsiasi dimensione e resterà sempre nitida e perfetta. Nel video vedremo alcuni di questi formati, che sono vettoriali per natura, ad esempio l'AI, l'SVG, il PDF, se creato da un software vettoriale. Un PDF può anche contenere immagini e quindi elementi rasterizzati. Il PDF infatti è un formato ibrido a seconda di come viene creato. I file sorgenti tipicamente raster come PSD, XCF, AF Photo derivano da programmi pensati per elaborare immagini basate sui pixel. Sappiamo che i raster hanno una risoluzione fissa, non possono essere ingranditi senza perdita di qualità e spesso sono più pesanti in termini di dimensione del file. Il file sorgente, salvo rare eccezioni, non è pensato per l'utilizzo finale, ma solo per l'editing. Quindi una volta terminato il progetto va esportato in un altro formato per essere distribuito o pubblicato. E a questo punto nasce il dilemma: quale formato scegliere per l'esportazione finale? Prima di rispondere a questa domanda ci sono un paio di concetti importanti da capire. Prima fra tutte la compressione. La compressione è un processo che riduce la dimensione di un file grafico, rendendolo più leggero per l'uso online oppure per l'invio
rapido. Ci sono due tipi principali di compressione: la compressione con perdita, che riduce drasticamente il peso sacrificando un po' di qualità, ideale per foto destinate al web come ad esempio il JPEG, e la compressione senza perdita, che conserva la qualità originale del file riducendone comunque il peso, compressione utilizzata dai file PNG o TIFF. Entrambi i metodi, se usati correttamente, possono fornire ottimi risultati, a patto di scegliere in base all'uso finale del file. Altro concetto essenziale che determina la scelta del formato è la gestione o meno del canale alfa, ovvero della trasparenza. Abbiamo già parlato dei canali nel tutorial del metodo colore, trovate il link in descrizione. Sappiamo già che ogni colore, rosso, verde e blu, ha un canale dedicato. Alcuni formati di immagine, soprattutto raster, possono contenere anche un quarto canale, detto canale alfa, che serve per gestire la trasparenza. Il canale alfa definisce quanto un pixel sia visibile. Questo valore viene gestito in scala da 0 a 255. 255 completamente opaco, 0 completamente trasparente, 128 circa al 50% di trasparenza. Ed è fondamentale quando vogliamo creare immagini con sfondi trasparenti, elementi sovrapponibili o grafica da esportare per il web. Lo schema in video ribadisce i concetti espressi finora e confronta 6 formati di immagine sotto 4 aspetti chiave: trasparenza, compressione, leggerezza e qualità. A colpo d'occhio emergono alcune differenze. Il JPEG è indubbiamente il più leggero, ma sacrifica trasparenza, lavora con una compressione con perdita che può deteriorare la qualità nei salvataggi ripetuti. Viene utilizzato per fotografie online, immagini per i social media, e la sua compatibilità massima lo rende perfetto per la pubblicazione veloce e universale. È ideale quando il peso del file è un fattore determinante e la trasparenza non è richiesta. A seguire abbiamo i PNG. Il PNG si distingue per l'elevata qualità visiva e il supporto alla trasparenza, ma è tra i file più pesanti in quanto utilizza una compressione senza perdita. Si presta a loghi, icone, interfacce utente, grafica web, cioè in ambiti in cui la trasparenza e la nitidezza sono essenziali. La massima compatibilità lo rende uno standard sicuro. E poi abbiamo il vecchio formato GIF, che pur offrendo la trasparenza ha qualità e leggerezza limitata. I file GIF sono molto pesanti e fra l'altro utilizza 156 colori, risulta oggi superato rispetto ad altri formati moderni. Il suo ambito naturale sono gli sticker animati, grafiche semplici. La compatibilità è alta, ma oggi risulta piuttosto superato. Un nuovo formato invece che spicca per versatilità è il JPEG XL, che combina alta qualità, supporto alla trasparenza e opzioni di compressione con o senza perdita. È un formato emergente, promettente per performance e adattabilità, anche se la compatibilità non è ancora universale. È orientato alla fotografia e alle immagini di alta qualità, risponde quindi a chi ha bisogno di grande fedeltà visiva con dimensioni contenute. E poi troviamo l'SVG, che è l'unico formato vettoriale fra quelli che abbiamo elencato fino adesso. È un formato quindi scalabile all'infinito senza perdita di qualità, è estremamente leggero e supporta la trasparenza. L'SVG è ideale dove la grafica deve essere scalabile e quindi per loghi, illustrazioni e persino animazioni, e lo rende una scelta eccellente per il design scalabile. WebP si posiziona come ottimo compromesso moderno, qualità molto alta, compressione efficiente
e supporto alla trasparenza e leggerezza competitiva. È uno standard progettato da Google per immagini leggere ben definite per il web. È perfetto per ridurre i tempi di caricamento mantenendo un'ottima qualità visiva. Questo schema mette a confronto 4 formati avanzati, spesso utilizzati in ambiti professionali: TIFF, PDF, PSD ed EPS. Ogni formato si colloca in un equilibrio specifico fra qualità, peso, flessibilità operativa. TIFF e PSD puntano alla qualità massima, PDF ed EPS all'efficienza e alla trasportabilità. Il TIFF è un formato estremamente versatile e preciso, supporta la trasparenza e la compressione senza perdita, e le ZV o ZIP con un livello di qualità massimo. Tuttavia i file risultano piuttosto pesanti. È un tipo di estensione utilizzata per archiviazione e stampa professionale. È un formato che mantiene fedelmente i dettagli delle immagini raster, ideale per materiali stampati ad alta risoluzione, eccellente in ambito fotografico. Il PDF ha una doppia natura, può contenere sia elementi vettoriali che raster, supporta parzialmente la trasparenza a seconda di come viene esportato, ma la qualità si attesta su valori medi. Brilla invece per leggerezza. La compressione senza perdita varia a secondo del contenuto, grafica vettoriale o rasterizzata. Il PDF viene utilizzato per la stampa e condivisione di progetti ed è un file estremamente flessibile, perfetto per presentazioni, bozze grafiche e file da inviare a clienti o stampatori. L'EPS invece è un formato vettoriale, la vecchia estensione che utilizzava Illustrator, ed è pensato per la stampa professionale. Gestisce correttamente la trasparenza, o meglio non sempre, ma offre qualità alta e leggerezza eccellente. La compressione è assente o senza perdita. L'EPS si conferma protagonista per loghi, illustrazioni vettoriali da stampare, è strettamente legato al mondo della grafica professionale, soprattutto tipografica, ed è pensato per grafiche pulite e scalabili. PSD invece è dal formato proprietario di Photoshop, ottimale per progetti in corso, offre qualità massima e pieno supporto alla trasparenza, ma la leggerezza è estremamente bassa a causa della presenza di livelli, maschere ed effetti. La compressione è senza perdita ma è proprietaria. Viene utilizzato per l'archiviazione e la modifica del raster. In conclusione possiamo affermare che non esiste un formato migliore in assoluto, ma piuttosto uno più adatto rispetto all'uso specifico. Questa panoramica che abbiamo fatto aiuta a capire quali compromessi si affrontano nella scelta di un formato tra peso, estetica e funzionalità. Spero di aver risposto ai vostri quesiti. Se ne avete degli altri lasciate pure un commento. Non dimenticate di sostenere il canale attivando la campanella e lasciando un like. Anche per questo video è tutto, ci sentiamo nel prossimo. Ciao!